Ciao a tutti, ben ritrovati anche questa settimana con un video sugli amplificatori vecchi. Chissà perché mi è scattata questa cosa degli amplificatori vecchi, Poi ne discuteremo, magari faremo un video sul perché fare i video sugli amplificatori vecchi. Comunque questa settimana ci tocca questo Sarchiapone qua. Sarchiapone è una citazione di Walter Chiari, per chi come me ancora se lo ricorda. Questo accrocchio di pezzi di metallo vari è il Redford STA15. Redford STA15 che di per sé non direbbe nulla se non per un piccolo particolare, e questo piccolo particolare è stato quello che mi ha fatto decidere di includerlo nella serie degli amplificatori vecchi. E quindi eccoci a parlare del nostro piccolo vecchio Redford. Amplificatorino da 15 watt per canale, push pull DL34, ragazzi, push pull DL34 15 watt per canale. Voi sapete che dalle L34 hanno tirato fuori delle potenze spropositate, tipo 50 watt a un push pull singolo in classe AB apertissima e altre boiate simili. Qui erano veramente molto conservativi, 15 watt per canale, dovuti anche alla non eccezionalità dei trasformatori del tempo, per cui non è che si potesse spremere più di tanto. Tra l'altro dalle fotografie, io non ho mai avuto un Redford STA15 fra le mani, non mi è proprio mai capitato di ascoltarlo. Dalle fotografie che ho trovato però la parte di trasformatori, insomma di componenti magnetici, non era neanche male, nel senso che quantomeno le dimensioni dei nuclei non erano certo risicate, cioè c'era dentro della roba abbastanza robustina, il che non è mai male, no? Poi su come fossero avvolti non ho avuto modo di trovare notizie, ma come dicevo quello che ci interessa di questo amplificatore è tutt'altro. Ecco, prima di andare avanti, visto che questa volta me lo sono ricordato prima della fine del video, vi chiederei una piccola cortesia. Se andate sotto il video e vi iscrivete, mettete un like, fate queste solite cose che, lo so, tutti vi chiedono di fare quando guardate un video su YouTube, ma è perché servono, servono a fare in modo che il video venga visto e venga diffuso il più possibile. Lo preciso, siccome qualcuno nello scorso video, ahimè, non so come abbia fatto, ma si è accorto che questi video sono fatti a scopo di lucro, nel senso che io sono il padrone, anzi adesso si dice CEO, di Acme Elettronica, e quindi di fatto tutto quello che passa su questo canale è sponsorizzato da Acme Elettronica, che è un'azienda, e quindi il sottoscritto è qui per rubare i vostri soldi di conseguenza. Ecco, detto questo, adesso lo sappiamo, fatevi rubare i soldi in maniera più coerente, mettete un like e iscrivetevi al canale. Anche perché ho visto le ultime statistiche e ho visto passare gli 8.700 iscritti, che è una miseria, ma in realtà è tantissimo per un canale che non vi spara panzane, non è dotato di totali incompetenti che dicono boiate sull'alta fedeltà credendo di dire chissà che cosa. Non vi fa sentire impianti che suonano registrati con un microfono col suono passato in MP3 e poi riprodotto dagli altoparlanti del PC dicendovi sentite come suona bene questa cosa. Insomma, si cercano di evitare tutte le vaccate peggiori che si trovano sul web e di conseguenza siamo in pochi, ma spero buoni, no? Andiamo avanti, visto che siete qui e sopportate anche queste spicciole lezioni di elettronica. Dai, allora parliamo di questo STA15, un po' il capostipite degli amplificatorini della Redford. Amplificatorini che vedremo avevano in comune una soluzione particolare. Diamo un'occhiata allo schema. Invece di partire dall'inizio, come al solito, partiamo dalla fine, cioè partiamo dalla parte di uscita del nostro amplificatore. Quindi trasformatore d'uscita, anzi per la precisione cominciamo dai morsetti a cui dovevano essere collegati gli altoparlanti. Questa selva di collegamenti che vediamo qui non sono altro che un sistema neanche troppo complesso di switching per la selezione dell'impedenza d'uscita. Su questi amplificatori non c'erano i soliti connettori multipli a cui collegare gli altoparlanti, no? Con uscita 0, 4, 8, 16 ohm, eccetera. C'era un commutatore che permetteva di selezionare l'uscita corretta per l'impedenza di carico dell'amplificatore. Selezione che veniva fatta da questi 4 deviatori, collegati ovviamente insieme, non c'era bisogno di settare 4 deviatori, ma questa lineetta verticale tratteggiata indica che questi 4 deviatori vengono attuati allo stesso momento, nella stessa posizione. I primi 3 deviatori servivano
a selezionare la corretta configurazione degli avvolgimenti al secondario del trasformatore d'uscita per avere il carico corretto. E il quarto deviatore, o meglio il quarto elemento del deviatore multiplo, serviva a selezionare 3 diverse linee di retroazione per il nostro amplificatore, in modo da ottimizzare sempre la quantità e la qualità, perché qui cambiano le costanti di tempo, cambia l'attenuazione, cambia un po' tutto, a seconda del carico selezionato, il che è un'idea tutt'altro che stupida. Se noi guardiamo il nostro amplificatore, ecco qui, vediamo che la retroazione è prelevata dal secondario. Qui abbiamo collegato il nostro carico, lo disegniamo con un altoparlantino. Se lo colleghiamo qui, vediamo che il nostro carico è direttamente collegato alla linea di controreazione, il che vuol dire, non essendo un carico puramente resistivo, avrà delle costanti di tempo che influenzeranno il funzionamento della nostra retroazione. Cioè, in base al carico collegato, il nostro amplificatore funziona e suona in un modo diverso. Questo alla faccia di quello che si dice della retroazione, cioè che fa suonare l'amplificatore sempre uguale in diverse condizioni, è esattamente il contrario. Ma qualcuno pensa ancora che la retroazione serva a far suonare l'amplificatore uguale. Questa idiozia me l'hanno scritta su un commento che ho cancellato a uno degli ultimi video, perché non merita neanche di rispondere a certa ignoranza. Comunque, i signori erano molto accorti in tema di controreazione. La retroazione poi viene applicata come al solito al catodo dello stadio di ingresso che è formato dal nostro sempre classico pentodino EF86. Quindi uno stadio di ingresso, come abbiamo già visto, ad alto guadagno, non proprio lineare, anzi per niente, ma ad alto guadagno. Alto guadagno che, ricordo, ci serve per poter applicare una retroazione più alta, in modo da abbassare la distorsione armonica totale misurata a 1 kHz su 8 ohm, eccetera, eccetera, insomma, le solite boiate per migliorare le prestazioni strumentali in barba al fatto che l'amplificatore suoni meglio o peggio. Scusate se faccio queste traduzioni spicciole di quanto sto dicendo, ma visto che veniamo già da una lunga serie di video sugli amplificatori vecchi, che vi consiglio di guardare se non l'avete ancora fatto, adesso mi permetto di stringere un pochino la materia e cercare di venire al sodo. L'obiettivo nella progettazione di amplificatori hi-fi in questi anni, ricordo siamo nel 61, 62 da queste parti qui, era di abbassare la distorsione, si faceva gara l'uno con l'altro a chi riusciva ad abbassarla di più. Perché? Perché c'era questa questione che bisognava avere potenze alte e distorsioni estremamente basse. Si era cominciata la corsa, letteralmente, e questo già ci dovrebbe far capire quanto ormai la qualità di questi amplificatori non era più quella realmente interessante. In realtà ci sono degli amplificatori più vecchi di questi, più vecchi anche di 20 anni, che erano fatti in maniera molto più furba, perché non gliene fregava niente a nessuno di avere potenze alte e non si sentiva il bisogno, peraltro assolutamente inutile, di abbassare la distorsione allo 0,01%, 0,1% e così via. Per cui si facevano degli amplificatori che suonavano da Dio. Amplificatori che possiamo trovare nascosti addirittura in qualche vecchia radio. È capitato pochi anni fa, in realtà, non proprio di recente, di smontare una vecchia radio rotta, che non avevo assolutamente intenzione di riparare, e trovarci dentro un amplificatore con un push-pull di 45 accoppiato a trasformatori. Non so se avete presente di cosa sto parlando. Se non avete presente di cosa sto parlando, potete andarvi a vedere tutta un'altra serie di miei video e così lo capite. Ma stiamo parlando di quanto di meglio si possa fare per far suonare bene un amplificatore. Niente controreazione, valvole linearissime, musicalissime e trasformatori d'accoppiamento. Roba che adesso ve la sognate negli impianti super high-end dei giapponesi più incalliti. Sì, perché di solito sono i giapponesi che hanno questo gran buon gusto per ascoltare delle cose che suonano. Bene, ma noi siamo in Occidente e quindi negli anni 60 stavamo rincorrendo il fantasma della distorsione zero, perché sembrava fosse quello che avrebbe fatto suonare bene un amplificatore. Si stava prendendo una scorciatoia molto comoda perché anziché migliorare le prestazioni dei componenti, quindi usare valvole belle, usare trasformatori belli che sono estremamente costosi, per avere prestazioni adeguate o comunque pubblicizzate come desiderabili, si è scoperto che bastava collegare un filo dall'ingresso in uscita e quindi con pochi centesimi si riuscivano ad avere potenze e distorsioni basse, quasi gratis. Sì, ci sono tutta una serie di altri problemi per cui è stata fatta ricerca, il margine di stabilità, eccetera, eccetera, da rispettare, ma fondamentalmente questi amplificatori costavano molto meno di quelli che si sarebbero potuti costruire 10, 15, 20 anni prima senza questo maledetto
filino fra l'ingresso e l'uscita, perché di un filo si tratta, è poco di più. Un filo, una resistenza a un condensatore, via, dai, insomma, niente di che. Terminata la reprimenda sulla retroazione omnipresente, possiamo proseguire con l'analisi del nostro circuito. Passati oltre il primo stadio con una serie di condensatorini di filtro per adattare la risposta in frequenza ad anello aperto alla nostra retroazione, per evitare che l'amplificatore autoscilli e tutto il resto, arriviamo allo stadio sfasatore. Beh, allora, questo stadio sfasatore è la particolarità di Redford e dei suoi amplificatori. Perché? Quando abbiamo parlato dello sfasatore long tail, che in questi anni era quello onnipresente, l'abbiamo trovato in tutti gli schemi, abbiamo detto che era necessario avere una grande simmetria fra i due triodi che componevano i due stadi dello sfasatore. E qui, bello bello, il nostro signor Redford ci mette un triodo e un pentodo, quindi totale asimmetria. Risultato, beh, un bel po' di distorsione, ma ricordiamoci che abbiamo la nostra retroazione che ci secca tutto e quindi linearizza il funzionamento del nostro stadio di amplificazione. Quindi chi se ne frega se ci mettiamo degli stadi non lineari, tanto raddrizziamo le cose alla fine col nostro filino da 10 centesimi. Siamo a posto così, no? Beh, questo stadio sfasatore in realtà, per quanto male io ne possa parlare, male in realtà in relazione a parametri che ai tempi assolutamente, come dicevo, non erano considerati. Ecco, questo stadio sfasatore è la particolarità interessante. È stato descritto dall'ingegner Bailey nel dettaglio in un articolo apparso sul Wireless World di settembre 1962. Wireless World, una rivista di elettronica. Mondo senza fili è la traduzione letterale del nome di questa rivista, perché l'elettronica a quei tempi fondamentalmente era la radio, era la punta di diamante della ricerca elettronica. Ecco, sul numero di settembre 62 viene proprio analizzato questo sfasatore composto, anziché da due triodi, da un triodo e da un pentodo. Ora, chiaramente l'articolo intero, cioè l'intero paper, è disponibile su internet, ve lo potete leggere, analizzare, ve lo potete rigirare. Io mi limiterò a stringere alle conclusioni più estreme. L'analisi dell'ingegner Bailey parte dal fatto che uno sfasatore composto da due triodi ha un grosso problema. Beh, grosso a parer suo, ma in realtà lo è. Eccolo qui. Qui c'è il nostro circuito con i due triodi. Il problema di questo circuito è che l'ingresso sul primo triodo presenta una capacità troppo elevata, o comunque relativamente elevata, che limita la banda passante di questo circuito in maniera pesante. Per risolvere questo problema, lui sostituisce il primo triodo del nostro circuito sfasatore a long tail classico con un pentodo. E lo fa in maniera furba, utilizzando la valvola che si chiama ICF82, con due dispositivi nello stesso tubo di vetro, esattamente un pentodo e un triodo di segnale. Valvola utilizzata nei televisori dell'epoca, tanto per capirci. Quindi una valvola relativamente economica, molto diffusa, facile da trovare, e con la caratteristica desiderabile di avere una capacità di ingresso al primo stadio dello sfasatore estremamente bassa. Questa caratteristica nel nostro circuito ci portava ad avere una risposta in frequenza del nostro circuito triodo-pentodo molto più ampia rispetto alla versione triodo-triodo. Ecco, qui vediamo la versione triodo-triodo con un meno 28-24, eccolo qui, con un meno 4 dB a circa 20 kHz e lo stesso grafico di banda passante della versione triodo-pentodo con un meno 4 dB addirittura estesa a 200 kHz. Questo, a detta dell'autore, cosa comporta? Beh, comporta la possibilità di avere un maggior guadagno ad alta frequenza e fondamentalmente la possibilità di applicare una maggior quantità di controreazione in modo da abbassare le distorsioni ad alta frequenza. Sic transit gloria mundi. Noi speravamo che il problema fosse avere un circuito di prestazioni migliori con una banda passante più ampia. No, il problema è che questo circuito è più vantaggioso per le applicazioni di quantità più alte di controreazione, fatte salve le considerazioni sul margine di stabilità del circuito stesso, naturalmente. Però fondamentalmente tutto questo ben di Dio era per poter applicare più controreazione al circuito. Più controreazione voleva dire caratteristiche elettriche, non vorrei dire migliori, ma maggiore potenza, minore distorsione al
a costo fondamentalmente zero, nel senso che il nostro circuito pentodo-triodo costava solo leggermente di più di un triodo-triodo, perché la ECF82 ai tempi costava poco più di una ECC83, e quindi tutto va bene, madama la marchesa, insomma, a costo molto basso si erano potute aumentare le prestazioni, lasciatemelo mettere fra virgolette, del nostro amplificatore. Quindi mentre abbiamo le mani in pasta, giusto per correttezza, andiamo a vedere le caratteristiche delle due valvole incriminate, cioè l'ECC83 e la ECF82. Una curiosità sulle sigle delle valvole, che magari non è nota a tutti: quando leggete ECC ed ECF ci indica il tipo di filamento, in questo caso 6 volte 3 nominali. La seconda lettera indica il tipo del primo dispositivo all'interno del tubo, C indica che si tratta di un triodo, e la terza lettera indica il tipo del terzo dispositivo. Quindi ECC è un doppio triodo con il filamento alimentato a 6 volte 3. Nel caso della ECF abbiamo il filamento a 6 volte 3, il primo dispositivo, considerato il primo, è un triodo, e il secondo, F, è un pentodo. Andiamo a leggere le caratteristiche. Questo è un datasheet del 1970, se non sbaglio, della Philips. Tutta roba che trovate tranquillamente da scaricare, da leggere su internet, niente di segreto. Sì, infatti, è un datasheet del 70 della Philips. Questo è un datasheet del 60, del 1960, della Brimar o Braimar, come preferite. Visto che le abbiamo per le mani, dicevo, due curiosità, vediamo un pochino che cosa ci dicono questi datasheet. Allora, dal datasheet dell'ECC83 vediamo che si tratta di un doppio triodo per frequenze audio, AF Double Triode, Audio Frequency Double Triode, quindi una valvola progettata per frequenze audio. Ma guardate un po' che strano, da non crederci. Vi risparmio tutta una serie di considerazioni, ma vi vorrei far vedere, giusto per curiosità, le caratteristiche di trasferimento della valvola, che ci danno una spaziatura di queste linee molto costante su un range piuttosto ampio. Questo ci può dire che si tratta di una valvola molto lineare ed adatta ad amplificare i nostri segnali senza introdurre troppa distorsione. La capacità di ingresso CAG, la capacità anodo griglia 1,6 picofarad, eccetera eccetera, grid to ether 0,15 picofarad massimi, eccetera eccetera. Quindi teniamo a mente questi numeri. Adesso andiamo a vedere il nostro ECF82 triodo pentodo. Di cosa si tratta? Intanto la prima cosa che possiamo leggere è che non si tratta di una valvola per usi audio, l'avevamo accennato. Si tratta di un triodo ad alta pendenza, un pentodo con alta impedenza di ingresso, anche questo ad alta pendenza, adatto per l'uso nei televisori per la banda terza. E l'audio? E niente, non ce ne frega niente, a noi interessa poter applicare tassi di retroazione maggiori dell'audio, non ce ne frega più niente. E andiamo a vedere il parametro che ci interessa, va? Cioè la capacità di ingresso, che è quella che è stata presa in esame per migliorare le caratteristiche dello sfasatore. Vediamo un po' dove la troviamo, eccola qui. La capacità griglia anodo del pentodo è di 0,006 picofarad. Ora è chiaro che, essendo di 3 ordini di grandezza più bassa, la banda passante si amplia, come abbiamo visto, di circa 10 volte. Questo va a scapito di cosa? Della linearità del pentodo. Se noi guardiamo le nostre curve, eccole qua, non sono esattamente quanto di più lineare uno vorrebbe avere. Comunque via. Come dicevamo, sic transit gloria mundi, ce ne cominciamo a fregare dell'audio e delle prestazioni dei dispositivi per andare a inseguire le prestazioni misurabili e vendibili, con buona pace di tutti e delle nostre orecchie. Ripeto, ai tempi l'alta fedeltà era avere bassa distorsione, e bassa distorsione voleva dire poter avere alti tassi di controreazione. Lo stesso paper di Bailey lo dice esplicitamente, cioè questo è un sistema che serve per poter applicare maggior quantità di controreazione e poter abbassare le distorsioni. È esplicita la cosa, non è un mistero, non è un complotto. Vogliamo quindi andare avanti a parlare del nostro amplificatore Redford, visto che è quello l'argomento del video, anche se di fatto, come tutti questi video, ogni amplificatore è stato nient'altro che un pretesto per andare a sviscerare qualche particolarità
dello schema stesso e quindi cercare un po' di capire come si progettava negli anni 60. Il nostro stadio sfasatore è seguito da un push-pull di L34 con polarizzazione catodica, quindi polarizzazione automatica, e in configurazione ultralineare. Vedete qui c'è il nostro collegamento ultralineare al primario del trasformatore d'uscita. Beh, fondamentalmente niente di particolare. È quello che abbiamo già visto milioni di volte, perché gente, io spero che l'abbiate capito da questi video che abbiamo visto. Questi schemi si sono ripetuti centinaia di volte, quasi identici nei 40 anni, 50 anni, 60 anni successivi. Rarissimamente è stato fatto qualcosa di realmente differente. In certi casi ci si è limitato, quantomeno, a migliorare la componentistica, ma di fatto non si è variata l'insalata. Forse non ce n'era neanche bisogno, perché come insalata va sufficientemente bene. Forse il punto è che l'insalata ancora più vecchia era ancora più buona. E quindi negli ultimi 60 anni, invece di imparare da queste cose, forse bisognava imparare da cose ancora più vecchie. Beh, qualcuno lo ha fatto, molti no, ma perché, come vi ho detto poco fa, questa era l'era in cui si cercava di diffondere l'alta fedeltà e quindi di farla costare meno possibile. Che fosse un bene, non è dato a me stabilirlo, sicuramente per un certo verso lo è. Quando però si dimenticano troppo le prestazioni, hai voglia a diffondere, non è più la stessa cosa, nel senso che non è più alta fedeltà, hai semplicemente aumentato il numero di apparecchi venduti, il che francamente non ha molto senso, a parer mio. Questo è un parere assolutamente personale e discutibile, ma non ho mai fatto mistero di questo mio punto di vista. Diamo un'ultima occhiata allo schema elettrico dell'alimentatore, dove troviamo delle cose tutto sommato carine, perché troviamo una drizzatrice GZ34, troviamo un filtro pi greco induttivo sulla nodica a monte di tutti gli altri filtri per gli stadi di segnale. Ecco qui, vedete, qui troviamo poi un pi greco resistivo per alimentare il primo stadio, quindi un'alimentazione fatta come si deve. Indubbiamente, sempre nei canoni del tempo, però qui non si erano ancora fatti dei disastri e prova ne è che anche il nostro trasformatore d'alimentazione, che in questa foto si vede bene tolto il coperchio, è di dimensioni ragguardevoli, a dir poco, e comunque dimensioni importanti rispetto all'intero amplificatore, che doveva anche pesare un pochino, non sono andato a cercarmi i dati di peso, ma qui di ferro ce n'era. Quindi grazie al signor Redford e grazie al signor Bailey per averci insegnato un pezzettino di elettronica in più, elettronica che per la verità io non vorrei avere nel mio impianto, ma non lo dico solo per questo apparecchio, lo dico un po' per tutti gli amplificatori che abbiamo visto fino adesso, nel senso sicuramente sono dei pezzi di storia, sicuramente potrebbe anche starcene bene uno sullo scaffale qui dietro assieme agli apparecchi di misura dell'epoca. All'ascolto, beh, lasciamo pure perdere, ho di meglio da ascoltare. Anche sotto questo video sono assolutamente arci sicuro che, come in tutti gli altri video dove ho detto boh, questi apparecchi non erano un granché, arriverà qualcuno che dirà io ho questo apparecchio e suona benissimo, che dici? Beh, ok, sì, sulle opinioni personali non voglio entrare nel merito e poi, come dice il saggio, chi si accontenta gode, ok? Non fatemi aggiungere altro. Vabbè ragazzi, questa volta sono stato un po' burbero, ma mi perdonino i collezionisti di ferro vecchio se dicendo queste cose rischio di far calare il valore della loro merce preziosa. Non prendetevela con me, forse state collezionando quelle cose sbagliate, ma ripeto, de gustibus, no? Come dicevano gli antichi. Va bene, questa volta non vi invito ad iscrivervi al canale eccetera eccetera perché l'ho già fatto a metà video, mi limito semplicemente a salutarvi e un arrivederci al prossimo video.